Io la domanda che ti faccio è, le hai viste questi Carli, tra virgolette, in questo anno di lavoro? Li hai conosciuti questi Carli? Sì, vedo tutti i suoi modi, Ok. le sue fragilità, le sue debolezze, i suoi demoni, cioè non è che li vedo tutti perché ho vissuto una parte delle cose, però percepisco tanto il suo modo di fare. Come si fa a rappresentare una persona nella sua complessità in modo sincero e onesto? Mi è stato chiesto da Carlo di raccontare il suo sé più autentico, mostrando le sue ferite e come le ha vissute, per rendere questo documento una medicina anche per altri. Allora, attraverso la verità di chi ha incrociato il suo cammino, proverò a portarvi tra luci e ombre tutte le sfumature che vanno oltre il personaggio pubblico. Ma quale? Carlo Taglia? Vagamondo Runai? Quanti personaggi? E cosa c'è ancora da scoprire? L'animale sacro è il condor, che vola alto e ha una vista a 360 gradi sul mondo. Il condor fa parte della Nampacha. La Nampacha è il mondo del cielo, è il mondo di Taita Inti, Padre Sole, Mama Kia, Madre Luna, è il mondo delle Chaskers, delle stelle, è il mondo visibile del cielo. Ecco, questa è la dimensione del corpo mentale, come sostenuto prima, del Yamkai. No, devo un attimo ripetere che con la telecamera sono più sotto, ero meno fluido. Non pensavo che parlassi, forse, non so, dobbiamo registrarlo bene l'audio. Quanto Carlo è personaggio, quanto Carlo è l'autentico. Sono entrato in vari personaggi nella mia vita, cioè, il primo grande personaggio è Vagamondo. A un certo punto non ne potevo più di quel personaggio, perché poi tutti mi vedevano come Vagamondo, sempre Vagamondo, ma senza vedere Carlo, il Carlo sensibile, semplice, che c'è sotto. Alla fine si è consapevoli che noi tutti recitiamo un personaggio, sempre, viviamo nella società, recitiamo un personaggio. Il punto è quanto sei in connessione con quello che c'è dietro il personaggio, perché è un attimo che quello te lo perdi e poi sei nel tuo personaggio, dimenticandoti che non sei nessuno fondamentalmente. E Carlo ha una grande responsabilità che non è facile da gestire. Quindi oggi ti senti più pronto a reagire a un qualcuno che magari ti fa notare la tua maschera, piuttosto che cerca di non relazionarti a te o ti rifiuta perché vede la maschera che invece vorrebbe la persona che sei. Oggi se una persona mi fa notare qualcosa, io lo prendo, lo ricevo, ci rifletto sopra. Però cerco di riconoscere dov'è quel confine sottile, quel limite, dove finisce lui e inizio io. Il rango nelle comunità, nei gruppi, è un po' quell'insieme delle capacità, abilità, possibilità di una persona. Quando una persona ha un rango alto, può accadere che ci sono le persone che hanno un rango un po' più basso, magari meno possibilità economiche, magari meno conoscenze, esperienze di vita, capacità di saper gestire le proprie emozioni, tante cose. E nelle dinamiche di gruppo succede che persone che hanno un rango basso tendono a sabotare chi ha il rango alto. Carlo del futuro, sì, lo vedo che arriva su una nuvoletta lanciando dei raggi fotonici che ci dà la verità a tutti quanti solo con alitarci addosso sulla sua mirata. Prima di Vagamondo, prima di Runai, prima di tutto il resto è un essere umano. E visto in quest'ottica, allora è una persona che fa delle cose meravigliose, una persona che commette degli errori, una persona che... No, è una persona.
Fondamentalmente, al di là di tutte queste parole, al di là di tutte le identificazioni, tutto quello che uno può pensare, tutti i giudizi, io sono un bambino che ha voglia di giocare e ha voglia di stare bene e far star bene gli altri. Questo. E cerco di farlo con semplicità. A volte invece poi i personaggi e tutte le cose, tutte le pressioni, aspettative mi portano dentro qualcosa che non è sempre leggerezza, leggero. Se si vuole scegliere un inizio simbolico importante, potrei iniziare a parlare della gravidanza. Perché la gravidanza che ho vissuto nell'utero di mia madre era, almeno all'inizio, era in compagnia. Avevo una gemella, femmina, e dopo alcuni mesi di gravidanza, dopo che abbiamo condiviso comunque una buona parte di quel viaggio, è venuta a mancare. Sicuramente quell'esperienza mi ha condizionato nella mia relazione col femminile, mi ha segnato anche a livello emozionale, nelle mie relazioni in generale. Ma alla nascita mi ha anche portato delle disabilità. Insomma, non riuscivo a parlare, non vedevo bene, non sentivo bene. E sono venuto al mondo così. Probabilmente anche per questa perdita che c'è stata di mia sorella in gravidanza, ero molto legato a mia madre, volevo sposarla, gli scrivevo poesie d'amore, gli regalavo fiori, e discutevo con mio padre sul fatto se potevo sposarla o no. Un giorno di colpo, sì, mia madre mi ha detto ti devo parlare e mi ha detto semplicemente che si dovevano separare, che saremmo andati a vivere in una casa nuova e che sarebbero cambiate tante cose. E da lì è iniziato un po' un terremoto, perché si doveva occupare anche l'urbano, e mi chiedeva ogni tanto di crescere, di diventare l'uomo di casa. Però io a scuola non mi trovavo bene, a volte venivo bullizzato, preso in giro e quindi passavo le mie giornate chiuso a chiave in camera. Mi piaceva chiudermi a chiave proprio perché mi sentivo protetto chiuso in quella stanza. E poi giocavo al computer, ai giochi del calcio, manageriali, stavo lì intere giornate. A volte stavo 10 ore, uscivo imbambito. Io sono rimasto chiuso in una stanza fino a 15 anni perché poi un giorno mi hanno pestato in 4 persone per strada per rubarmi il motorino con un coltello a Torino ed ero rimasto scioccato. E lì rimasi tipo ancora un'altra settimana chiuso nella mia stanza che avevo paura del mondo fuori. E a un certo punto, nel covare tutto quel dolore, c'è stata un'esplosione. Quel dolore di colpo è diventato rabbia. Todo cura, todo sana, todo tiene medicina dentro. 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 Todo tiene fuego dentro, todo tiene agua dentro, todo tiene aire dentro, todo tiene tierra dentro, todo tiene medicina
E questa rabbia cercava il modo di tirarla fuori come poteva, per cui a tratti in maniera più irruenta, a tratti invece in maniera molto più silenziosa e sommersa. Abbiamo passato degli anni entrambi un po' alla ricerca di quello che eravamo. Ovviamente è un'età in cui per essere accettato dal gruppo, dalle persone che hai intorno, indossi molte maschere senza neanche esserne consapevole. Ho iniziato a rasarmi, a farmi piercing, tatuaggi, a cambiare il mio look, anche un po' come forma di difesa, sembrare uno incazzato, perché ero incazzato, però in fondo era un po' più un'immagine che volevo creare. Perché io pensavo che tutto quello che avevo visto fino a quel giorno era il mondo, che il mondo era quello, che quello fosse l'oceano, invece non sapevo che era una goccia nell'oceano. Io non volevo vivere, non me ne fregava un cazzo. Uscivo da solo la domenica in down dopo che mi prendevo droghe nella settimana, ero in depressione, andavo fuori e spaccavo qualcosa. Volevo dar fuoco alla città, al mondo in cui vivevo. Non ero in grado di voler bene a me stesso e non ero in grado di voler bene agli altri. Ero innamorato, perso di questa ragazza benedetta, ma io cercavo solo, non so, un rifugio, un amore che potesse salvarmi, ma in quel momento ero insalvabile. E faceva molta fatica a vedere al di là del suo dolore. Questo dolore si è amplificato e diciamo, è sceso ancora di più nell'oscurità, un pochino nel baratro di quello che poteva essere il suo dolore interiore. Ed ero estremo con le droghe, l'alcol, ero sempre alterato di qualcosa e ne prendevo sempre di più, non trovavo limiti, mischiavo un sacco di droghe diverse, mi drogavo un sacco anche in camera da solo, scendevo e vedevo mio padre o quando volevo trovarmi anche mia madre. E se mi vedevano un po' strano dicevo che avevo bevuto, così per semplificare la cosa. E sono arrivato verso i 19 anni ad avere la prima overdose. Ho mangiato quasi una ventina di pastiglie di ecstasy in un festival in Germania e ho avuto un attacco al cuore con una grave aritmia che mi ha paralizzato il braccio sinistro, la gamba e mi stava esplodendo il cuore. Io dopo 2 o 3 giorni non continuavo a drogarmi, in quel momento non riuscivo più a fermare questa bestia che avevo dentro. Appena compiuto 20 anni, nel 2005, all'inizio della primavera ho detto, boh, io devo andare via di qua. Ho finito il liceo con degli amici con una Panda fino all'Andalusia e ho provato delle emozioni che non avevo mai provato nella mia vita. Prima volta in cui mi sentivo, wow, bene. E avevo capito che c'erano dei viaggiatori che andavano a fare le stagioni estive, lavorando nei posti, fra cui Tarifa, e quindi mi è rimasta un po' quella pulce nell'orecchio. E così ho pensato a Tarifa. Mio fratello aveva un amico che è Cesare, che era andato a vivere lì da qualche anno, che poteva essere un appoggio iniziale. Ma sì, dovrei ricordarlo. Alla fine, una volta erano 4 anni fa. Grande hermano, cazzo, mira me, che come stai? Wow! Che piacere, bro! Sì! Wow. Cesare, con cui ho creato un legame bellissimo, è una persona che stimavo tantissimo perché lui è stato un po' il mio primo esempio. A quell'epoca stavo giusto iniziando un progetto di un caffè bar, un surf shop con caffè bar a Tarifa. E avevo trovato questi 3 garage vicino giusto in fronte al mare, alla spiaggia,
E lo vedo, lo conosco, era un po' timido, un po' come spaesato, diciamo, no? Quasi avevo la paura che mi dessero il lavoro da una parte, però avevo bisogno di lavorare perché sono partito con pochi soldi ed era molto importante per me quello per staccarmi dalla mia famiglia. I primi giorni avevo paura, mi sentivo insicuro, pensavo che avrei fallito anche qua, mi sentivo un fallito, mi sentivo un imbranato. Ma perché? Perché non avevo mai lavorato. Gli unici 2 soldi che avevo fatto era stato vendendo qualche droga, giusto per ripagarmi le mie spese. Vedere come lui si iniziava a svincolare, a divincolare e a trovare la sua strada mi dava un sacco di gioia, no? Vedere come cambiava il suo sguardo, come era giorno dopo giorno più sicuro di se stesso. Trovo che le persone che si vogliono giustificare o identificare in qualcosa dicono spesso: se nasci tondo non puoi morire quadrato. Ma non è assolutamente vero, perché almeno io a livello personale ho visto quanto veramente possiamo trasformarci e quanto si può veramente cambiare. Era quell'anno forse che anche io stavo lavorando, costruendo il bar e lui mi venne a aiutare come operaio, no? Quindi più di una volta gli facevo il culo perché si addormentava o non capiva come fare le cose, quindi delle piccole strigliate che anche lì... Medicina del amor, hoy llegó a mi alma. Medicina del amor, hoy llegó a mi corazón. Questa è la famosa Plaza San Martino, la piazza in cui ho vissuto per 2 anni. C'era la terrazza là sopra, vedi? Qua dove vivevo. Ho delle parole molto importanti che ho letto sul frigo della prima casa che ho affittato a Tarifa quando sono arrivato. Se desideri fortemente qualcosa, le forze del mondo sospirano per te. E io quando lessi quelle parole trovai tanta forza, sapendo che non ero solo, come credevo, che c'era tanto altro che mi sosteneva e che ancora oggi mi sostiene. E di colpo sognavo, ma adesso continuo a lavorare un po', guadagno altri soldi, avevo 22 anni, ho detto per me vado in Brasile, apro un ciringhito sulla spiaggia, un chiosco, un bar. Quando avevo quel delirio di onnipotenza è arrivata la chiamata che era in Australia, che mia madre si era ammalata di tumore. Sono tornato in Italia per starli vicino e lì sono ritornato in un abisso ancora più profondo che è durato quell'anno fino alla sua morte. Non volevamo arrenderci. Ne abbiamo provate tutte, in Italia non potevi più spingere il pedale, allora siamo andati in Germania. E io lì chiacchieravo con persone che stavano morendo. E mia madre stava morendo anche. E aveva un amore per la vita. Osservava quelle piccole cose. Di colpo per lei un fiore, una farfalla, una cosa che per noi sembra scontata, la vediamo tutti i giorni, non lo era più scontato. È come se quell'amore, quella profondità che aveva raggiunto mia madre mi fosse entrata dentro e io di colpo guardavo le cose con occhi completamente diversi. E attraverso gli occhi di mia madre ho imparato ad amarmi, ad amare la vita. È come se mi fossi di colpo svegliato. E quando lei è morta, quel giorno lì, ricordo benissimo quel momento, quel dolore, quell'urlo che ho fatto abbracciando il suo corpo. Mi sono fatto una promessa, che io non avrei dato vinta a quella malattia che aveva devastato la sua vita. Volevo andare a realizzare i più grossi sogni che mi venivano in mente e dedicarli a mia madre, era un po' la mia riscossa, la mia missione. È una grande gioia continuare questa vita di viaggio.
E io oggi sono felice di annunciare al mondo che c'è Vagamondo 2.0, il seguito di Vagamondo. È autore di 4 bestseller di viaggio che hanno scalato le classifiche italiane, sino a raggiungere la top 10 assoluta dei libri più venduti. Farò il possibile per trasmettervi questa straordinaria passione. Cosa volevo dalla mia vita? Fare carriera e inserirmi sempre di più ancora in quella società da cui cercavo di uscire, o fare altro, o fare qualcosa di diverso. Cos'era importante per me? Chiamo sul palco Carlo a presentare il suo libro. Mi sono perso. Per caso sapete indicarmi la strada verso la luna? Grazie alle tue parole, grazie alla tua storia, grazie al tuo libro, grazie a quella foto che hai messo, mi ha ispirato e ho cambiato vita. E ho detto wow, ho iniziato a sentire delle emozioni stupende, come mi sentivo, per la prima volta mi sentivo pieno, come per la prima volta mi sentivo realizzato ed era come se avesse aiutato un'altra parte di me, lo stesso Carlo che avevo tirato fuori da tante situazioni nel passato per trovare una strada diversa, per cambiare vita. E ogni volta che arrivava un messaggio in più trovavo molta più forza e determinazione. E quando ho visto che la stragrande maggioranza dei riscontri erano così positivi, ho capito che dovevo darci dentro sempre di più. E ho iniziato a spingere sempre di più, a espormi sempre di più, a raccontare sempre di più, ad andare sempre più in profondità. All'inizio i tuoi viaggi erano un'evasione dal tuo malessere. Non è che poi si sono trasformati in una dipendenza? Viviamo un mondo di drogati, siamo un mondo di tossici fondamentalmente, perché siamo tossici dello smartphone, siamo tossici di cibo, siamo tossici di persone, di dipendenza affettiva dagli altri. Darci quella carezza in più, quella gentilezza in più, quel bacino, quell'abbraccio in più. E ho deciso di pubblicare poi l'ultimo libro, Quel primo passo, dove ho fatto cadere tutte le maschere, ho raccontato tutta la mia adolescenza, mettendo le luci sulla tossicodipendenza, quello che ho vissuto con mia madre, per dire ragazzi, c'è il mondo, guardate cosa sta succedendo, questa storia mia è la storia di tanti. Mi sono identificata in ogni cosa, anche perché un vissuto, non dico simile, ma parecchio. E così sono tornato e ho iniziato a creare ritiri, a fare dei ritiri, perché quell'ora e mezza nelle conferenze che dedicavo alle persone sentivo che non era abbastanza. Io ero sulla sedia a rotelle, ho fatto di tutto per alzarmi. Quando mi hanno detto che stavo per morire, sono andata dai Tuareg perché vicino Marrakech è l'unico modo per vedere le stelle. E poi lì mi sono fatto una promessa, che mi sarei alzata dalla sedia a rotelle e sarei andata su un vulcano. E quel vulcano era l'Etna, come avevo letto nel libro di Carlo, Etna Therapy, e tutto ritornava a Carlo. E così un po' per gioco abbiamo detto, ma sì, organizziamo un ritiro. E abbiamo deciso di iniziare così, mettendo a servizio Jacopo lo yoga e Won la danza, Contact e Contemporanea, e io ho un piccolo corso di formazione per viaggiatori con condivisione di esperienze di viaggio e dei massaggi. Un ritiro che proprio diventa una cura con l'Etna, sì, Etna Therapy, bam! Mi viene da dire, forse è proprio quello che più mi è stato trasmesso in questo momento, che è successo
è proprio che dei nodi si sono proprio sciolti. Ci definiamo persone e persona deriva da persu, maschera, e questo è proprio il momento in cui è stato per me chiaro di far cadere tutte le maschere, guardare l'anima, e quindi è inevitabile definirci anime, persona non va più bene, perché maschere almeno in questo momento non ce n'è. Io volevo vivere il ritiro tutti i giorni, volevo dedicarmi a quello tutti i giorni, perché vedevo quanto io ero alla fine, anche se organizzavo, ero come un partecipante, io crescevo facendo quell'esperienza, mi nutrivano tanto a me, imparavo un sacco di cose. E allora lì è nata l'idea, ma perché non creare un ecovillaggio? Meraki è un sogno che covavo da diversi anni e che poi ha preso vita dall'incontro con Luca Verri e Antonio Di Guida. Ci siamo resi conto che era arrivato il momento, nella primavera del 2020, proprio nel momento del Covid, il momento in cui stavano chiudendo tutti nelle case, non andate in natura, ai ai ai. E lì ancora di più c'è bisogno di creare uno spazio. E quindi dopo 6-7 mesi di esperienze in altre comunità, ecovillaggi, ricerche di terreni, a un certo punto a dicembre 2020 troviamo questa terra. Da una parte si può pensare al progetto come a un luogo fisico, quindi un casolare, delle strutture, dei terreni, ma in realtà il progetto è ce l'ha anche quello che dicevo oggi, ce l'ha nel nome. Meraki vuol dire un qualcosa che è fatto col cuore, che è fatto con passione. E quindi questo è un luogo di incontro, dove le persone si incontrano e hanno la possibilità di dare valore a questo modo di fare. Dare valore alle loro passioni, ai loro talenti, un po' anche come stai facendo tu in questo momento, no? con questo documentario, come faccio io raccontandotelo anche. Ho chiamato Antonio, Luca, ho detto dai ragazzi venite, abbiamo trovato la terra, venite che è ora. E loro pensavano, vabbè, Carlo ha trovato un altro bel posto, adesso poi quando abbiamo tempo andiamo. Ho detto no, non quando avete tempo, ora dovete venire perché questa è la terra, dobbiamo prenderla subito. Inizio dicembre mi arrivò un messaggio da parte sua che mi diceva Fabio, ho trovato il posto, ho trovato la terra, vieni a vederlo, vorrei che tu venissi a vederlo. Con un entusiasmo tale che dissi vabbè dai Carlo, vengo a vederlo, vengo così. Vedevo tutto perfettamente quello che stavamo cercando, iniziavo a vedere anche delle visioni, vedevo bambini che giocavano, correvano, vedevo anche se era dicembre, pioveva ed era grigio, io vedevo il sole, le farfalle, vedevo tanta vitalità in quel luogo, tante persone, vedevo le persone intorno al fuoco che suonavano e ballavano, mi giravo e vedevo proprio dei flash, ho sentito forte che quello era il luogo. La prima cosa che ho visto tutto quel progetto realizzato. Quindi ho detto ok dai, fermiamoci un attimo. Sono rimasto qualche giorno, poi sono tornato a casa a prendere altre cose e praticamente sono ancora qua. Carlo mi ha regalato un sogno che è Meraki ad oggi, insieme a tutto quello che si porta dietro, però io sognavo Meraki prima ancora che in qualche modo nascesse, no? Era questa la mia visione. La poltrona, quella lì dove l'hai trovata? Nell'immondizia l'ho trovata. Il primo periodo il progetto è rimasto un po' in sordina, quindi il gruppo ha lavorato su se stesso, sullo strutturare un'apertura verso l'esterno. Quando vivi da solo va tutto bene, però forse non riconosci, non vedi i tuoi limiti, non vedi se c'è qualcosa che potresti migliorare, te ne rendi conto quando sei con gli altri e magari il tuo atteggiamento apparentemente a volte normalissimo per me, poi magari a qualcun altro può dar fastidio o a me possono dar fastidio dei comportamenti degli altri, quindi anche lì attraverso tanti strumenti che abbiamo
che ho preso qua, strumenti proprio per comunicare, strumenti di risoluzione di conflitti. Ho imparato a non avere maschere, a essere me stesso per non aver paura di ferire gli altri. Ecco, attraverso tutti questi strumenti mi sono visto davanti a tanti specchi e mi ha fatto bene. È un progetto educativo formativo dove noi per primi dovevamo metterci in gioco in discussione, non è per niente facile un lavoro del genere. Io non l'avevo mai fatto. A Meraki, così come ogni individuo che è passato per un giorno, per un mese, per degli anni, subisce una trasformazione incredibile. E sicuramente questa trasformazione molto è dovuta dal fatto che ti confronti costantemente con tante altre persone, quindi i tuoi limiti vengono costantemente messi alla prova, sei in continuo movimento quasi, no? Con quelli che sono i tuoi limiti. E quindi è tanto la vita comunitaria, e forse a volte per me è un po' troppo. In più ero il proprietario e il fondatore e quindi avevo tutta la responsabilità legale sulle mie spalle e questo creava una disparità importante. E magari all'inizio gli altri sentivano che quella era casa di Carlo, io sentivo che per me era troppo tutta quella responsabilità. Fino al giorno prima dovevo solo pensare al mio zaino, andare in giro per il mondo, ero ancora un ragazzo. E nonostante Carlo potesse vivere la sua vita senza dover rendere conto di tutto questo, per tanti motivi, ha scelto di farlo, ha scelto di mettersi in gioco, ha scelto di vedere i suoi limiti, i suoi mostri e quant'altro e anche riconoscere quando questo andava a ferire o a urtare i limiti delle altre persone. Perché c'erano volte che sbottavo, momenti in cui accumulavo tutto troppo e poi tiravo fuori una comunicazione anche violenta a volte, perché non ero in grado. Sono venute fuori che avevamo delle visioni diverse a volte e questo poteva creare i primi contrasti. Io spingevo al massimo, perché sono così, io sono sempre stato così. E se sentivo che qualcuno un po' mi rallentava, mi frenava, magari spingevo ancora di più. Dopo 1 anno e mezzo di Meraki ho avuto una grossa crisi. Sì, perché ho capito che non ero più al mio centro, che ero entrato in qualcosa di costruito, che non avevo perso la connessione con me stesso, non sono stato in grado di curare entrambi, perché è importante curare la comunità e la vita individuale, anche questo è un equilibrio, come ogni cosa. C'è stato un percorso di solitudine in Perù per prendermi cura di me attraverso anche la conoscenza delle tradizioni indigene, piante sacre. Sono meno presente a Meraki, ma sono felice perché questo sogno continua ad andare avanti con delle persone che lo amano, se ne prendono cura, perché questo è un progetto comunitario, non è un progetto mio. E ad oggi sì, Meraki è cambiato tanto e Carlo orbita ogni tanto qui, ci fa sempre molto piacere quando torna, è sempre bellissimo condividere i momenti. Io dico sempre che devo mettere da parte i miei soldi per quando torna, perché quando torna si va sempre a mangiare fuori e io spendo tutto perché no, però è quasi un rito in cui appunto ci si racconta. Nella mia visione ideale la vita comunitaria è la vita ideale, ma comunità diffusa dove c'è anche più spazio privato, più individualità. E quindi comunque al di là se continuo a vivere qua, al di là se andrò a vivere da un'altra parte, cercherò sempre dei luoghi dove ci siano comunità diffuse, altre persone simili con cui cooperare, collaborare, co-creare, perché è fondamentale sostenerci l'uno con l'altro e creare uno stile di vita più ecosostenibile possibile. Anche la città può essere una comunità diffusa, il problema è che le città sono troppo grandi, c'è troppa gente e poi per quello ognuno deve fare il recinto, chiudersi, isolarsi, iniziano i conflitti, le riunioni di condominio,
Potrebbero essere dei bei momenti comunitari in cui si ritrova e si aiuta, invece ci si urla l'uno con l'altro, perché c'è troppo disagio, è troppa gente, è troppo poco spazio, è poco la mentalità anche comunitaria. Ma invece se tutte le persone come me, che hanno certe possibilità economiche, le mettessero al servizio della comunità, così come ho fatto con questa terra che ho comprato e messo a disposizione di Meraki, non vivremo nel mondo malato in cui viviamo oggi nelle città. Meraki per me lo fa ogni persona che passa di qua. Per me tu adesso stai facendo Meraki, una parte, no? Dai, sei un gladiatore. Gnocchi col beat. Lavatrice. Tornate tutti presto a trovarci. Grazie. Carlo cambia sempre. Il suo percorso e il suo animo sembrano quello dell'iniziatore, di colui che fa partire. In quello posso riconoscergli un grande dono. Quando mi chiese di fare la tribù, la frase era: io voglio mettere, ho visto quello che porti, la medicina che porti, ho visto la purezza di quello che fai dopo una cerimonia di cacao, e mi ha detto: io voglio mettere a disposizione le mie possibilità economiche e il mio seguito a causa di bene, no? Mio padre aveva una fabbrica di cioccolato e quindi da bambino mangiavo un sacco di cioccolato, un sacco di zuccheri. Da una parte è bellissimo, è molto romantico crescere in una fabbrica di cioccolato e infilare le mani ovunque, uscivo sempre sporco di cioccolato, bellissimo e che buono. Io amo il cacao, ma il cacao per me è una medicina, lo zucchero invece è una droga.
Noi chiudiamo e offriamo questo spazio, questo elemento. Nel periodo in cui ho lavorato per Carlo, ho seguito e vissuto il suo fuoco per la creazione di ritiri, eventi, tribù, festival e presto ho capito che il vento stava portando le sue fiamme già un po' più in là. Per me Carlo è stata una relazione d'amore, è stata una relazione che ha incontrato tossicità. Per tanti anni non sono riuscito. Per tanti anni tutto ciò che mi piaceva è diventato un abuso, una dipendenza per me nella mia vita. Forse ci siamo incontrati per vederla chiara, proprio davanti agli occhi, essere uno specchio di qualcosa di faticoso. Avevamo bisogno entrambi di vedere delle cose brutte, mettiamola così, no? Quindi quelle parti di noi che proprio dici, questa veramente non ci può più stare qua, no? Cioè, ho visto una persona che magari prima pensava di poter avere tutto, che pensava di poter ottenere tutto e che ha detto ok, qui forse devo mettermi un attimo in gioco. Per me è stato il lavoro più grande della mia vita riuscire ad avere una relazione sana col piacere. E credo che questa cosa abbia completamente trasformato Carlo. E ad un certo punto è stato semplicemente consapevolizzato nel dire tutto il mio percorso mi porta qua. Ho deciso di iniziare un workshop che si chiama Estasia proprio, dove lavoriamo molto sulle relazioni, sul consenso, sui confini, sul no, saper dire no, saper sentire il proprio corpo. Un no potente può muovere tanto. Nel vedere anche queste dinamiche di dare e ricevere, dove ci sono le relazioni sane, dove c'è invece l'ombra dell'abuso, della manipolazione. Non sappiamo niente della storia di chi abbiamo davanti e sentiamo che un corpo ha resistenza, aspettiamo. Non invadiamo, perché ognuno di noi ha dei tempi diversi. Dopo aver vissuto esperienze personali significative, Carlo ha deciso di trasformare la sua crescita in un'opportunità per aiutare gli altri. Si sentirà pronto ad affrontare l'emotività e le fragilità delle persone che si affidano? Il lavoro che sinceramente io porto è più un lavoro da coach, più da motivatore, spronatore sulle persone, cercare di cambiare delle dinamiche nella propria vita a livello relazionale, per spronarle anche, portare quel cambiamento nella propria esistenza e trovare un approccio che ci può aiutare a migliorare il nostro percorso, la nostra vita. Io in prima persona vado a partecipare a dei ritiri, a delle formazioni, in cui lì invece lavoriamo anche a certe profondità come i traumi. E questo per me è un inizio di un percorso, perché poi voglio andare avanti in queste formazioni, perché mi rendo conto che la sessualità è un portale immenso, ma il lavoro che io faccio su di me è molto più tosto e profondo di quello che io porto alle persone. A volte sì, utilizziamo delle pratiche corporee che servono a rilasciare le emozioni, a cercare di scaricare le emozioni. Stare molto nel corpo e nelle emozioni, muovere il corpo, sciogliere il corpo, stare nelle emozioni e stare con l'altro è qualcosa di rigenerante. Cioè, ritornare ad agire in prima persona. Cioè, voglio ballare, ballo. Voglio cantare, canto. Voglio correre, voglio fare l'amore, voglio... Cioè, riessere autentici. È difficile tramite i social esprimere il lavoro che si fa, però non è un lavoro che va a curare un trauma. Per quello ci vuole un percorso, per quello fai un'esperienza di un ritiro e poi ti prendi cura con un terapeuta, con qualcuno, ed è un percorso a lungo termine, non è qualcosa che si risolve in un giorno. Se vibriamo tutti sulla stessa frequenza di cura, presenza, amore, tutto è possibile. Nella mia vita non sono stato abituato a chiedere aiuto. Quello che io ho imparato e che vorrei condividere al mondo intero, che non dobbiamo sempre farcela da soli e che non dobbiamo sempre solo fare affidamento sulla relazione di coppia. Abbiamo tutti bisogno del supporto di una tribù, di una comunità, di un gruppo di persone in cui riconoscerci,
perché nei momenti di debolezza quel supporto fa la differenza vera. E nella vita che scorre, se non c'è la possibilità di avere un luogo in cui esplorare, come mai non riusciamo a dire di no o a essere naturali? È difficile farlo da soli. E assumendo un po', credo che questa sessualità consapevole sia questa ricerca, insomma, sia un po' proprio legata all'importanza del corpo, al tornare al corpo, no? Mi guarisce qualcosa quando sono degli uomini che portano questi lavori. Sono abituata che sono più le donne, no? Che si fanno 1000 domande, magari vanno in profondità, iniziano a lavorare sulla propria storia e fanno percorsi di crescita personale. Quindi sicuramente vedere questo in un uomo mi ha colpita molto. Il primo pensiero che ho fatto è stato: ma perché non ho fatto questo alle medie? E perché non l'ho rifatto al liceo? E perché non l'ho rifatto all'università? Ne hanno bisogno tanto gli adulti come i ragazzi, proprio, e dovremmo accompagnare i ragazzi a questo tipo di relazioni. Una volta andavo nelle scuole e andavo a parlare di droghe, prevenzione sulle droghe, ma poi ho capito che la droga è una conseguenza. E quindi oggi voglio andare a parlare di relazioni, affettività, emozioni, sessualità, perché se riusciamo a sciogliere quella parte lì, se riusciamo a creare le relazioni sane nella nostra vita, di amore, di affetto, bella, in una tribù, ci sentiamo parte di una tribù, poi non avrò bisogno di andare a riempire quel vuoto nella droga, nell'alcol, nel resto. È per quello che mio fratello oggi non c'è più, è per quello che tante persone che io ho amato nella mia vita oggi non ci sono più, perché in quegli anni lì gli si è spezzato il cuore, in quegli anni lì hanno avuto un punto di non ritorno. Invece di diventare la mia disgrazia, la mia tragedia, a un certo punto ho cercato di trasformare quell'esperienza in un'opportunità, e lo può essere per un sacco di persone. Dovremmo educare di più alla morte, dovremmo parlare molto di più di questo tabù e dovremmo aiutare le persone a trovare un approccio anche molto più celebrativo a questa esperienza. Viaggiare in giro per il mondo, vedere tante altre culture che celebravano la morte in un modo, con una festa bellissima, mi ha aperto anche a una prospettiva diversa da quella angosciante, straziante a cui siamo abituati. Fondamentalmente credo che ci sia davvero lì qualcosa di molto profondo che può veramente sbloccare la vita di tante persone nella relazione che c'è con la morte. O almeno, per quello che sono oggi, credo che quella sia stata la relazione più importante della mia vita. Condivido quanto sia difficile per bambini che crescono in un contesto dove non c'è amore, a riuscire a costruire una vita sana, equilibrata, stabile, pensando di meritare l'amore che non hanno ricevuto. È come se in tutte le disgrazie che ho vissuto, è come se anche quando stavo sprofondando nella tossicodipendenza, c'era una consapevolezza di qualcosa dentro di me, di una piccola fiamma che non si affieoliva completamente, perché sapeva che in qualche modo poi mi sarei venuto fuori, perché non era quello che meritavo, di vivere in quel buio, di stare lì, stagnare in quel buio. È come se quell'esempio di quell'amore che ho ricevuto da mia madre fosse stata quella fiamma che mi ha tenuto in vita. Non ti andrò completamente magari perfetto, cioè nel senso non dirò esattamente quello che tu vorresti, ma dirò quello che secondo me è un equilibrio giusto di quello che tu sei. Apprezzo molto questa tua parte di voler raccontare quello che vedi, difendendo anche il tuo genio creativo. Io voglio che tu racconti quello che vedi, che per me è più importante di quello che voglio io. E mi aiuta tutto questo a ricordarmi che sono molto di più di quello che penso di essere. Sono molto di più di Carlo Taglia, di Vagamondo, di Runai, di tutti questi personaggi. Non è evitando di affrontare le nostre ferite e quello che ci fa male che riusciremo a evolvere come esseri umani. Siamo fatti di luci e di ombre. Runai è la direzione che c'è in questo momento, almeno nella mia vita, quello che
che mi auguro di cercare di essere in ogni giorno, in ogni istante, di risvegliarmi da tutto il torpore che c'è stato nella mia vita, nel mio passato, risvegliarmi e stare nella coscienza e nell'amore, nella presenza, nell'amore incondizionato, nel Munai. Systems of oppression fueled by hate, held up by a lie we can't escape. Humanity, a history of tragedy. Does it have to be the future of us all? Violence, power, struggle, fear and shame. Will the story always be the same? Can we ever be the people we are meant to be? Does it have to be the future of us all? Non è facile gestire tutto quello che porto avanti nella mia vita, tutti questi progetti, tutta questa pressione a volte, tutte queste aspettative, una mole di messaggi che mi arrivano. Non è facile, a volte vorrei spegnere tutto.